Oh, guarda che c'è Nicola Junk! Benvenuti in questa nuovissima puntata. In questo video vi porto in una delle località più iconiche della Malesia, la Chinatown di Kuala Lumpur. A differenza di molte Chinatown nel mondo, dove si va soprattutto per mangiare il cibo tradizionale dei primi immigranti cinesi, qui sta diventando sempre più un'attrazione turistica, soprattutto per le imitazioni e le bancarelle di prodotti vari. Ma non preoccupatevi, perché dove c'è Nicola Junk c'è sempre del cibo buono da scoprire. E se vuoi seguirmi nei prossimi viaggi, non dimenticare di iscriverti al mio canale. Versate, rendetevi comodi e buona visione! Nonostante la Malesia può essere considerata come una grandissima Chinatown, qui a Kuala Lumpur, cioè nella capitale, c'è la Chinatown! Ed è proprio qui, il Petaling Street. Come ben sapete, la seconda comunità etnica più grande della Malesia dopo i malesi è quella cinese, che rappresenta ben il 22% della popolazione del paese, seguita poi dal 10% di indiani. Questo quartiere è nato nell'800 come punto di riferimento per i migranti cinesi che arrivarono in Malesia per lavorare nelle miniere di stagno e nel commercio. Oggi, nonostante la cultura cinese sia diffusa in tutta la Malesia, questa Chinatown rimane un punto di riferimento storico e turistico che mantiene viva l'identità della comunità cinese di Kuala Lumpur. E per Chinatown non intendiamo solamente la Petaling Street, ma anche tutta la zona attorno, perché ci sono tantissimi locali dove è possibile trovare dei cibi autentici dell'etnia cinese e malesiana. E per colazione vi porto in un locale che sta proprio di fronte all'insegna Jalan Petaling, proprio lì, guardate. Facciamo due passi e siamo arrivati, Ah, che fatica! Avete visto? Dopo due passi siamo arrivati. L'insegna e il locale, Ristorant Piqua. Guarda qui, ci sono i croissant 2.0. Guarda questo! Vedendo le foto sul menù mi è venuta una grandissima fame. Mangiare tutto, seriamente. Raga, qui in Malesia è un casino, Il caffè qui lo chiamano kopi, però hanno diversi tipi di kopi. C'è il kopi O e il kopi C. Il kopi O dovrebbe essere senza latte, senza zucchero tipo. Il Kopi C è tutto compreso. E per la colazione paghiamo 70,30 ringgit, che sono circa 17,50 €, e qui è già compreso il 10% della tassa e altri 6% della tassa. Colazione costosa, però siamo in due. Vedete qui il caffè hainanese lo servono all'interno di questa pentola di terracotta, guardate. È solo metà pentola, anche di meno. Intanto versiamo il caffè. Oh, sta pentola è bella pesante, Sto facendo i pesi di prima mattina. Wow, è un caffè densissimo. Caffè hainanese, manco a Hainan conoscono questo caffè. È un caffè molto particolare, tipico malesiano, che è un misto tra caffè e tè latte, perciò è amaro, dolce e molto cremoso e ricorda un pochino la cioccolata. E la particolarità di questo posto è che servono questo caffè all'interno di queste pentole di terracotta, che è strapesante. E già da questo caffè potete intuire questo miscuglio tra Occidente e Oriente. E intanto iniziamo da questo qui che si chiama Tu Sang Fun. Sicuramente alcuni di voi si ricorderanno dei video che abbiamo fatto delle parti di Guangzhou, quegli involtini sottilissimi. Ecco, questo qui è una loro rivisitazione. Viene servito in un altro modo, in una pentola, ed è stato saltato. Buon appetito! La consistenza è liscia, morbidissima. In pratica sono dei noodles di riso arrotolati e saltati con uova, germogli di soia e carne. Poi abbiamo qui delle scaglie di peperoncino. Qui abbiamo trovato pure l'intruso, un gambero. Solamente un gambero c'è all'interno, Alla fine è come mangiare i pad thai solamente con i noodles attorcigliati, belli elastici. Che poi hanno assorbito tutto il sapore dei condimenti. È un piatto veramente stragustosissimo, piccante, un po' salato, la croccantezza dei germogli di soia, dei pezzettini di carne, della carne macinata. Poi c'è l'uovo che gli dà quel profumino di saltato meraviglioso. Ecco, anche questo piatto rappresenta una fusione tra Occidente e Oriente, croissant occidentale e chow chow roll orientale, un piatto tipico cantonese che è un maiale brasato dolce fatto con il miele. Vediamo com'è questa fusione. Raga, è stupendo, il croissant è fatto strabenissimo, si sente un bel po' il burro, all'esterno è croccantino e all'interno è bello soffice, come quelle che si mangiano in Francia, uguale. All'interno c'era il pomodoro, la lattuga, c'è il cetriolo e c'è sta carne, il cha shao rou, che si fonde perfettamente con questo croissant, cioè è tenerissima, un pizzico di dolce e profuma un po' di salsa di soia, un croissant 3.0. Qui invece troviamo un altro croissant in stile cinese, è un croissant con all'interno un botto di roba, Guardate l'uovo crudo sopra, spacchiamolo tutto.
Wow, ci hanno fatto un buco bello grosso al centro e ci hanno schiaffato un botto di funghi. E adesso questo come lo mangio? Non lo posso mangiare così perché cadrebbe tutto. È la prima volta che mordo un croissant dal centro. C'è il croissant bello burroso che fa contrasto ai funghi che sono salati, alla cremosità dell'uovo. Veramente raga, è una cosa spettacolare. Ma come se lo sono inventati? Solamente che è un po' difficile da mangiare, non lo so. Forse non si mangia con le mani, con le bacchette si mangia. Alla fine è come se avessi fatto la scarpetta con un croissant su questa salsa piena di funghi e uova. Finita la colazione, adesso si incomincia il vero giretto della Chinatown. Andiamo! Sì, ma qui Chinatown, mi sa che il cinese sono solo io, no scherzo. E che hanno aggiunto tantissimi questi negozietti di scarpe, abbigliamento, vedete gli orologi, sono originali? No, dove stanno i cinesi della Chinatown? Perché questo posto ai tempi era proprio la Chinatown, nel senso che i primi immigrati cinesi avevano creato questa comunità in questo posto qui e da lì è nato questa Chinatown, ma adesso è diventato tipo un posto turistico pieno di indiani che vendono roba contraffatta. Sono tutte bancarelle di souvenir e cose contraffatte. Guardate le scarpe Ferragamo, LV. Guarda gli sneakers poi, conservate benissimo con la pellicola fuori. Ci sono pure i gioielli della Cartier. Oh, qui se volete potete comprare il regalo per la vostra più perfida nemica. Guardate qui gli orologi. Ci sono i modelli più rari, introvabili del mondo. What model? Non li conosco. Tipo questo, quanto costa? How much? 250? 50 euro, eh? È un affare. No, thank you. Only look. I come back. I come back after. Oh, bello. Si può anche trattare? Good price. Ok. I come back after. I have to. How much? Right now, how much? I have a friend with me. Raga, da 250 ringgit siamo scesi a 100 ringgit. E ho detto no. Non so se mi ha visto, ma non metto gli orologi. Cioè, nel senso, da 50 euro siamo scesi a 20 euro. E io non ho detto nulla, ho detto ok, dai, ripasso dopo. Visto come si tratta. Beh, entrando più all'interno si trova un po' l'ambiente della Chinatown, quella originale. Vedete qui? Già troviamo del tofu e qui raga sul menù c'è scritto come pronunciarlo. Satu vuol dire uno, kawan è un bicchiere. Satu kawan. Satu kawan. I pay. Okay, satu kawan. Visto? Capiscono tutto. Eccolo qua, abbiamo speso 2,80 ringgit che sono circa 50 centesimi di euro. Abbiamo preso un latte di soia con della gelatina alle erbe. È dolce, sa un bel po' di latte di soia, ma un sapore molto vintage che mi fa ricordare veramente l'infanzia. Perché il latte di soia che bevo adesso non sono più così, non hanno questo sapore, ma questo sapore è proprio fresco. Non riesco a bere la gelatina alle erbe perché guardate la cannuccia. È strasottile, come cacchio faccio a tirare su la gelatina? Una giornata calda come adesso ci sta un botto, bello rinfrescante e poi la gelatina alle erbe fa bene alla salute. E dato che qui il latte di soia lo fanno molto bene, chiappiamo pure un tofu qua, ovvero il fiore di tofu. E cos'è il fiore di tofu? Adesso lo vediamo insieme. No, sai like tofu qua. Ah, 现在吃，马上吃。啊。是热的呀？对，热。哦，要红糖、白糖。红糖 ok. Sì. Ed eccolo qua il fiore di tofu. In cinese si chiama tofu hua, ma viene chiamato anche tofu nao, ovvero cervello di tofu, o dalle mie parti a Wenzhou lo chiamiamo tofu luan, che vuol dire tofu morbido. Un piatto solo c'ha un botto di nomi, dipende dalle zone, da quale parte della Cina. È servito caldo ed è dolce. Nel nord-est della Cina questo tofu viene servito salato e invece al sud lo mangiano dolce. Infatti qui era possibile aggiungere o lo zucchero bianco normale o lo zucchero bruno. Noi abbiamo scelto questo qui bruno perché vedete che bel colore, e questo l'abbiamo pagato 2,50 ringgit che sono circa 50 centesimi di euro.
Sono sicuro al 100% che sono loro che lo fanno proprio fresco fresco. Vedete che è bello gelatinoso, budinoso, ma quando lo mettete in bocca si scioglie. È leggermente dolce, molto soioso. Più va in fondo e più è dolce. Wow, è strapieno di zucchero alla fine. Continuiamo il nostro giro. Mangiamo questo adesso. Ni hao, 可以来一个原味的，然后一个潘丹。Ecco a voi maci, questi qui abbiamo speso 6 ringgit che sono circa 1,20 € e queste sono delle palline fatte con il riso glutinoso. Sono dei mochi, sono dei mini mochi. Abbiamo scelto di 2 gusti differenti, si poteva fare il mix, gusto originale e gusto pandano. Intanto proviamo questo qui al gusto classico. Bello morbidoso, sembra di mordere le dita. La polvere che vedete qui sopra è arachide tritata con un po' di zucchero, perciò è dolce e sa un bel po' di arachidi. Gusto pandano. C'è poca differenza, Prevale la morbidezza in bocca e il sapore delle arachidi. Comunque strano, ogni paese che vado trovo sempre un piatto simile, un dessert simile a questo qui, tipo i mochi. Perciò alla fine, chi è che l'ha inventato? E in una delle uscite della Chinatown, a pochissimi passi, possiamo trovare un locale dove fanno degli spaghetti tipici che dovete mangiare assolutamente qui in Malesia, che si chiama Lala Mi. Mi, come avrete intuito, vuol dire spaghetti, cioè noodles. E Lala cos'è? Ed eccoci da l'iPhone Restaurant. Ok, c'è l'autobus. Rifacciamolo. Ed eccoci da l'iPhone Restaurant. Ah, si schioppa. E qui non c'hanno il condizionatore, c'hanno proprio il ventilatore sopra. Qui oltre ai divieti di non fumare, sigarette elettroniche, troviamo pure il divieto di non sputare. Non c'è nessuno che viene al tavolo, non c'è neanche il menù. Sì, ci sono tutti i menù, sono i cartelli qui tutti sparsi, perciò dobbiamo fare un giretto e guardare cosa c'hanno. Ma io so già cosa prendere. Allora, qui ho notato che ci sono tanti stand e ogni stand fa delle cose proprie. Lì vedete, fanno la carne, tagliano la carne. E qui, è qui, abbiamo trovato il Lala Noodles. Satu Lala Noodles. Per fare i Lala Noodles bisogna innanzitutto soffriggere dello zenzero tagliato a julienne in questo wok. Poi ci aggiungiamo del peperoncino, un po' di aglio tritato e versiamo dell'acqua bollente. E anche un goccino di vino di riso cinese. Chiappiamo un po' di vongole già cotte da sto secchiello e versiamo tutto nel wok. Poi, come un vero ninja, sul mestolo ci facciamo una bella combinazione tra spezie e salsa di ostriche. E anche questi rischiaffiamo nel wok e mischiamo il tutto. E tocco finale, ci aggiungiamo anche del concentrato di pollo. Infine scoliamo le vongole insieme allo zenzero e mettiamo il tutto su delle scodelle con già dei noodles di riso all'interno. E in totale abbiamo speso 21 ringgit, che sono circa 5 euro. Questi posti così, proprio alla buona, non troverete alcun costo aggiuntivo. Pagate il prezzo che vedete nel menù, ma i posti del genere sono i posti più autentici. Ti fa sentire ancora di più che sei nel sud-est asiatico. Perché il sud-est asiatico deve essere così, caldo, no? Con la pelle appiccicaticcia, le ventole che tirano aria calda e mangiare dei noodles in brodo, belli bollenti. Intanto ci bevevamo un sorso di questa bevanda alle erbe. È un pochetto dolce e sa di erbe medicinali. Rinfrescante, bello fresco. E sta bevanda qui è fatta con un'erba medicinale che si chiama luohanguo. Sono delle robe tonde che fa benissimo alla gola e perciò viene consumato anche dai cantanti in Cina. E questo qui si chiama Lala Mi, che vuol dire spaghetti alle vongole. E guardate le vongole quanto sono grandi, sono giganti. Pulite perfettamente, non c'è un pizzico di sabbia. E poi guardate quante ce ne scaffate, è un bel po'. Per prima cosa il brodino. È un brodo fantastico, è un pochetto dolce, piccantino, sa un bel po' di zenzero, perché come potete vedere è strapieno di zenzero qui, E perché ci hanno messo questo zenzero? Perché nella cultura cinese c'è lo yin e lo yang, no? I molluschi in generale sono yin e lo zenzero è yang. E se c'è troppo yin nel corpo o troppo yang nel corpo fa male alla salute. Perciò bisogna trovare un equilibrio. Tipo anche queste bevande alle erbe sono yin e il tempo molto caldo è yang. E questa è una cultura tradizionale cinese che è tutto riferito a questo bilanciamento tra yin e yang, il Zhao. E gli spaghetti sono spaghetti di riso.
belli sottili e hanno assorbito tutto il sapore del brodo. E poi si sente anche il vino di riso che si usa tantissimo nella cucina cinese. Non hanno il sapore degli spaghetti alle vongole che conoscete voi. È dolce, dolce, piccante, zenzeroso. Guardate qui, vendono della carne essiccata di maiale. Sono belli lucidi, appetitosi. Proviamo come sono. Da un botto che non mangio la carne essiccata. Andiamo, 可以来一片试试吗？ 100块2片。谢谢。最近这边哦，很多那种外籍的账。 Ah, oh, sì, sì. C'è questo ragazzo qui che è stato stragentilissimo, ci ha avvertiti di stare attenti al nostro cellulare, al nostro portafoglio, perché ultimamente ci sono tantissimi casi di furto da parte degli stranieri. Comunque non è neanche la prima volta che mi dicono questa cosa. Tipo anche 2 giorni fa ero nel taxi e l'autista, che era di origini cinesi, mi ha detto di stare attenti per strada perché mi ha detto che ci sono gli indiani in motorino che sono solitamente in 2 persone che passano e ti chiappano il cellulare o la borsa e vanno via subito. Perciò tocca stare attenti nei posti molto affollati. La stessa cosa vale in tutto il mondo, dai. Niente, abbiamo preso 100 grammi di carne essiccata di maiale, abbiamo speso 12 ringgit che sono circa 3 euro. A vista sembrano sottili e leggeri, invece sono pesanti, Sono belli pesantucci, guardate che colore, bello rosso, è un po' appiccicaticcio. E questa carne è stata prima essiccata e poi messa sul barbecue. Stra buonissimo. La carne è tenerissima e sul dolce e si sente il sapore della brace. Solitamente la carne essiccata è possibile trovare al supermercato in Cina, ma è stradurissimo. E invece qui lo fanno fresco, appena fatto, e perciò è bello morbido e ha tutt'altra consistenza, non è così duro. Ne mangerò altri 10, veramente. C'è un localino che non c'ha nemmeno il nome, sembra molto datato sto posto, perciò dovrebbe essere un locale che ha tanti anni. Curry laksa. Curry laksa satu, asam laksa satu. OK， Okay, yes, thank you. 我是公安，他是警察。警察呀？哎呦天哪，那小心说话啊。È un poliziotto, 去 raga. 年就是去跟中国公安交流啊。 Ragazzi, abbiamo un poliziotto malesiano qui. 你扣他价。 Vedete? Sì, sì. Ho fatto amicizia con un poliziotto, mi ha pure seguito su YouTube. Comunque in questo locale qui fanno solamente il laksa e principalmente ci sono 2 tipi di laksa. C'è l'Assam laksa che è fatto con la zuppa di pesce e deriva da Penang. Ho sentito parlare un bel po' bene di Penang, pure il poliziotto prima mi ha consigliato di andare a Penang perché lì è strapieno di cibo, molti cibi che si conoscono qui sono nati in quella città lì, perciò raga aspettatevi dei contenuti nuovi su Penang che sicuramente saranno i prossimi. Mentre questo si chiama curry laksa che è fatto con il brodo al curry e latte di cocco. In totale abbiamo speso 18 ringgit che sono circa 4,50 euro. Iniziamo dal curry laksa. Oh, guardate che aspetto, c'ha un brodino veramente denso, appetitosissimo. Buon appetito! E i noodles che troviamo all'interno si chiamano Huang Mian, ovvero noodles gialli in cinese, e sono belli cotti e hanno assorbito tutto il sapore del brodo, che sa un bel po' di latte al cocco e al curry. È abbastanza piccante e qui all'interno c'è pure della carne di maiale brasata, il char siu, delle polpette di pesce, del tofu fritto e della pelle di maiale, e il tutto per arricchire questi spaghetti al curry che fungono da spugna praticamente, Stupendo. Passiamo ora alla Sam Laksa, è totalmente differente da quello di prima, Qui è un brodo di pesce, infatti come ingrediente principale c'è il pesce, c'è un pesce intero all'interno, Tutti già puliti, senza spine. Come spaghetti abbiamo i noodles di riso. Sapete cos'è questo? È l'ananas. Vediamo com'è prima il brodo. Oh. È bello aspro, un po' dolce e piccante e sa un bel po' di pesce ananas. Ed è questa ananas che dà quella fruttuosità e l'acidità in più a questo brodo. È l'anima di questi noodles. Vediamo il pesce com'è. È un pesce aspro. Sembra di mangiare alici marinate ma con più consistenza, con più polpa di pesce. E poi questo brodino emana un sapore più forte, una puzzetta diciamo, che dovrebbe essere il fish sauce, quella che usano anche tantissimo in Thailandia. Se vi piacciono i sapori forti, aspri, questo qui fa per voi. È buono, Vieni. Sai che abbiamo pure un cendol, che abbiamo visto il cendol e adesso anche per rinfrescarci. C'è il ventilatore, che bello. No, è caduto, no, quello lì cacchio costa, quello costa, O ci rimette di tasca sua o li rimette nel freezer. Fortuna ho iniziato a filmare che sennò, questo non è caduto. C'è il cameraman che
ha messo il treppiedi per filmarmi perché è fan di un influencer che sta di fronte, perché c'è questo influencer malesiano di etnia cinese che ha aperto un negozio di durian proprio di fronte a questo negozio qui. È un bel figaccione, eh? E questo comunque l'abbiamo pagato 32 ringgit, che sono circa 8 euro. È un botto, sapete perché? Per il durian, se no la versione quella classica, quella base senza il durian, costerebbe solamente 12 ringgit, che sono circa 3 euro. Cioè da 3 a 8 euro è un attimo con il durian, perché il durian, come voi sapete, è uno dei frutti più costosi al mondo. E dove se non mangiarlo in Malesia? Questo è un paese famosissimo per questo frutto. E il dessert si chiama chendol. Gli ingredienti principali sono il ghiaccio tritato, tipo una granita. Poi c'è questa specie di noodles verdi che sono fatti di pandano. C'è del mais, delle cose croccanti al gusto pandano anche, dei fagioli rossi azuki e una versatina di latte al cocco. Guarda qui che roba. Buon appetito! È rinfrescante, c'è la granita che pian piano si scioglie. Eccolo qui il durian, finalmente riesco a farvelo vedere. Cioè, questo qui è il frutto più puzzolente al mondo ed è anche uno dei frutti più costosi al mondo, Buonissimo. Non esiste un'altra frutta che può competere con il durian. Sembra una torta, un dolce naturale. È come se avesse la panna all'interno. Guarda sto nonnino.多少钱一个？多少？1块8角。这个名字叫什么？花生糕，花生干。那马来语呢？阿蹦马嘞，阿蹦马来。阿蹦马嘞，你们哪里来？中国啊？我们中国人，但是也是意大利来的。哦，意大利哦。 Ah, e questo street food si chiama Apam Balek, è un pancake alle arachidi e sto ragazzo è qui da circa 40 anni, cioè nella Chinatown trovare la gente che sta qui da anni ormai è difficile. Come avrete visto è strapieno di bancarelle, di souvenir, abbigliamento, cose contraffatte e sto ragazzo è uno dei pochi che è ancora rimasto qui. Sto pezzettino qui l'abbiamo pagato 1,80 ringgit, che sono circa 35 centesimi di euro. Quando lo stavo preparando ho pensato, ma questo pancake è veramente sottile, Poi quando l'ha finito non pensavo, ma guardate, è una torta! È bella spessa, pesante, strapieno di arachidi, di zucchero. Non so se l'avete visto, ma prima ci ha schiaffato tonnellate e tonnellate di zucchero. Vediamo com'è. Buon appetito! Wow, è buonissimo. È bello morbido, dolce, arachidoso. Si sentono queste scaglie di arachidi belle profumate. All'interno è stramorbidissimo. 真好吃啊！ Posto, continuiamo il nostro giro. Bye bye. Avete visto, il nonnino era poliglotta, parlava in malesiano con un indiano lì vicino, ma era madrelingua tipo. L'inglese lo sapeva benissimo, pure il cinese mandarino. Sicuramente oltre a queste tre lingue sa pure i dialetti, il cantonese e il fucianese, che sono due dialetti totalmente differenti, ma la comunità cinese della Malesia arrivano tutti da lì, perciò è un miscuglio di lingue. Loro quando comunicano tra di loro usano 5 lingue tutte mischiate insieme. Li ammiro moltissimo per questo, perché sono poliglotta già dalla nascita. Raga, fa un caldo, guardatevi. Mi sto sciogliendo tutto, prendiamo qualcosa da bere. Guardate, mi sa che chiappo questo qui. Ma che colore che c'è? Tra tutti questi è quello col colore più bello che mi ha attirato di più. Costa 6 ringgit, circa 1,50 euro. Ni hao,一个凤梨火龙果汁。我的，好，谢谢。È uguale, uguale identico, raga. Ecco il nostro succo all'ananas e al frutto del drago. Guardate. È uguale identico. Alla salute. Ci sta. Oltre ad essere identico il colore è strabuono, molto dissetante. Però è strapieno di fibre dell'ananas. Sembra di bere i fili per cucire. D'ora in poi non prenderò più i succhi all'ananas. Ciao, ni hao. Che lai che cali ciao. Ah, piacere, piacere. Che sta succedendo? Cioè, sono le 4 e stanno facendo tutti i traslochi, tutti con queste scatole a rotelle. Dove cacchio vanno? Ma che sta succedendo? Non ho capito se stanno andando via o stanno venendo. Vabbè, comunque, nessuno mi può impedire di mangiare, perciò mangiamo qui. Abbiamo trovato finalmente il nostro curry puff. Abbiamo speso 3,50 ringgit, che sono circa 90 centesimi di euro. Vediamo com'è.
È una specie di panzerotto, fuori fritto e croccante, poi all'interno è cremosissimo, c'è questa crema al curry con un uovo e delle patate tipo. Sa un botto di curry, un pochetto farinoso, un po' dolce, piccantino, stupendo, veramente. Ho capito cosa stanno facendo. In pratica in questa strada qui, quando arriva sera, no, al pomeriggio tardi, si spostano più verso il centro, così da dare spazio ai locali laterali, che alcuni locali aprono di sera e loro devono spostarsi per liberare l'entrata, perché sennò nessuno li vede quei locali. Vedete, lì ci sono i locali chiusi, fra un po' apriranno. In pratica questa Petaling Street è un incrocio, è una via così e una via così. E poi quando arriva sera si spostano verso il centro e diventano tipo due strade. Ci saranno due corsie qui e due corsie ai lati. Cioè in pratica si duplicano le strade. Sono veramente diventate due strade. Perciò c'è più roba da vedere. Guardate, lui sta dormendo e non è ancora iniziata la giornata. Adesso, sempre nei pressi della Chinatown, vi porto a mangiare un Nasi Lemak. No, thank you. No, ce l'ho già al posto. Qui è dove abbiamo mangiato prima, col poliziotto vicino, e qui di fronte ci sono già le bancarelle. Prima non c'erano, vi ricordate? Si sono solamente duplicate le bancarelle della contraffazione. Di cibo non ho visto ancora nulla, anzi alcune bancarelle di street food sono andate via. Ultimo locale, siamo da Lac Bros Coffee. Coffee vuol dire coffee, se l'avete intuito. Comunque sì, entriamo. Ah, che bello sto locale. Tutta la giornata sotto il sole cocente. In altri locali non c'avevano il condizionatore, c'avevano solamente il ventilatore, quello sopra. E qui abbiamo tutto, sia il ventilatore che il condizionatore a palla. Perciò si sta al fresco, si sta benissimo e mangiamo come ultimo cibo in un posto veramente sciufu. Come si dice sciufu? Non mi ricordo più in italiano come si dice. Confortabile. E qui come cena è possibile ordinare scansionando il codice QR che c'è sul tavolo. E noi abbiamo ordinato un Nasi Lemak classico col pollo fritto e un altro riso che mi ispirava un botto. Guardate che roba. Dalla foto è bello, vediamo com'è dal vivo. E poi abbiamo preso un'acqua naturale, perché non puoi andare avanti sempre con le bevande zuccherate. E un Ribena Soda, che è una bevanda al gusto di Ribes. E in totale, con tutte le tasse comprese, abbiamo speso 48 ringgit e 35, che è circa 12 euro. Bene, iniziamo con il Nasi Lemak, quello classico, con una cosciona di pollo fritta e delle scaglie fritte. Poi c'è il riso che è stato cotto all'interno del latte di cocco e il pandano. Delle arachidi tostate, un uovo, il cetriolo che è stato tagliato a stecche. Poi un misto di verdure, le acciughine essiccate fritte e il sambal, che sarebbe la salsa piccante tipica della Malesia, e il tutto servito su una foglia di banano. Distruggiamo il tutto. Intanto facciamo la prova del riso. Com'è? Buon appetito! Il riso cotto alla perfezione, bello fine, sa un bel po' di cocco, c'ha quel pizzico di salato e il profumo del pandano. Cioè mangerei 1 chilo di riso così. Ora lo proviamo in compagnia. C'è sto riso che sa un bel po' di cocco e pandano, abbinato alla morbidezza del pollo, alla croccantezza di queste scaglie fritte che danno quel profumino in più, la verdura che è stata marinata, un po' dolce, e poi c'è sto sambal che veramente è una salsa piccante ma è dolce e sa un pochetto di gamberi. Cioè raga, solamente qui abbinano il riso con le arachidi tostate. Passiamo all'altro riso con la crema di uova salata. Ma che roba, pieno di colesterolo, Cioè abbiamo l'occhio di bue sopra il riso e pure la salsa di uova salata. E sotto abbiamo del pollo fritto. Wow, pensavo erano pezzettini di pollo fritto e invece è un pezzettone. Stupendo. C'è sta salsa di uova salata che è dolce, è cremosissimo, tuorloso. Il pollo è veramente buonissimo. Fuori il fritto è bello croccante, all'interno la carne è bella tenera. Il riso invece non è come il riso del Nasi Lemak, ma è un riso normale, un riso in bianco normale. E in pratica è come se mangiassi del pollo fritto coreano con la salsa al tuorlo d'uovo salato, abbinato al riso. Perché anche qui il pollo fritto è strepitoso. Per non parlare della salsa. Oh, ma cosa sono queste foglioline? Sono strabuonissime. Cioè, io le stavo evitando. Invece prima ne ho mangiato uno, tanto per provare. Wow! È una fogliolina che è stata fritta, perciò è bella sottile, bella croccante ed emana un profumino veramente pazzesco. Sembra tipo pepe. Esistono le foglie di pepe perché è una foglia che sa un bel po' di pepe. Oh, fuori ha iniziato a piovere un'altra volta.
Fortuna che sono all'interno di un locale, che si sta benissimo poi. E con sta pioggia è giunta a termine pure la puntata di oggi. Grazie di essere arrivati fin qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. E ci vediamo nel prossimo video. Vabbè, ciao! 没事 no problem, no problem.